Amici di Moto.it, ciao a tutti per la mia prima prova internazionale fuori dall'Italia di questo 2021. Il protagonista, la vedete qua dietro di me, è la nuova KTM 1290 Super Adventure in versione S. S lo sapete benissimo, vuol dire che è la versione più stradale, col cerchio anteriore da 19 pollici a razze e il posteriore da 17. Adesso ve la mostro qui, subito lei protagonista, perché diciamolo come prima cosa più importante, la moto cambia addirittura nel 90% dei componenti. Per farla breve, restano uguali a prima i dischi dei freni, le pinze, gli specchietti e pochissimo altro, perché la moto è stata rivista totalmente a livello ciclistico, estetico, di ergonomia, e anche il motore, che è sempre bicilindrico a V di 75 gradi di 1301 cc, però adesso diventa Euro 5 e hanno cambiato tante cose. Andiamo a vederla adesso nel dettaglio. Tolgo il mio faccione, protagonista è lei. Spero che si senta bene l'audio, perché sono qua a Fuerteventura, là c'è il mare, guardate che meraviglia, ma c'è anche un fortissimo vento tipico dell'isola. Qua in tutti stanno facendo, più che enduro, stanno facendo kite. Però eccola qua, vedete, nuova l'estetica della moto, nuovo il serbatoio, sempre da 23 litri, però che non si sviluppa più nella parte alta e bassa e basta, ma prosegue anche nella parte bassa. Vedete qua le pance, il serbatoio si compone di 3 parti, una parte centrale e 2 laterali. Questo per abbassare il baricentro, ma non solo, perché cambia anche totalmente lo sfogo dell'aria calda del motore dai radiatori. Nuovo il frontale, perché abbiamo un parabrezza regolabile facilmente anche guidando la moto con 2 pomelli, ma basta usarne uno per regolarlo, e si alza di 55 mm. Il nuovo faro a LED, e la cosa molto bella è che adesso di serie KTM nel prezzo di 18.950 euro include anche le cornering lights, che sono queste luci a LED che si accendono per illuminare l'interno della curva. E molto importante, mi sa che se leggete Moto.it lo sapete già, c'è di serie il radar, soltanto frontale della Bosch, ma c'è, ed è molto importante perché ci regala il cruise control adattivo che regola in automatico la distanza dal veicolo che precede. Tutte nuove, poi già che sono qua ve le mostro, le sospensioni VP Apex, che hanno sempre lo schema elettronico sospensioni semiattive, sfruttano la nuova piattaforma inerziale, e quindi c'è uno step evolutivo anche da questo punto di vista, e migliora anche il cornering ABS, che sfrutta i grandi dischi flottanti con pinze Brembo ad attacco radiale. Adesso mi metto qua sotto sulla moto perché vi faccio vedere un altro dettaglio molto importante. Uno dei focus del nuovo progetto 1290 Super Adventure S era migliorare il raffreddamento del motore per non scaldare troppo il pilota, perché sappiamo che i motori a V4 e V2 col cilindrone posteriore qua sotto tendono a scaldare tanto le gambe con la bella stagione. Adesso KTM ha rivisto gli sfoghi, vedete sono qua adesso gli sfoghi, e soprattutto quindi l'aria non va più sulle gambe ma esce prima di arrivare sulle gambe da questo sfogo sul serbatoio. E poi ci sono 2 radiatori, un radiatore per cilindro che serve ciascun cilindro, uno qua a sinistra e uno lì a destra, quindi 2 radiatori del liquido di raffreddamento con 2 sfoghi laterali che tolgono l'aria dalle gambe del pilota. Un grosso lavoro per raffreddare meglio questo bicilindrico che adesso è Euro 5. Ogni radiatore poi ha la sua ventola di raffreddamento. È importante dirvi subito che non cambia la potenza, abbiamo sempre 160 cavalli a 9000 giri, cala un pochino la coppia da 140 Nm a 138, però ragazzi non si sente davvero. L'Euro 5 cosa ha comportato poi? Un nuovo sistema di scarico, vedete il collettore di scarico che passa sotto il motore LC8 bicilindrico, e poi c'è questo nuovo silenziatore molto grande, in questo caso una moto equipaggiata con la Krapovic, però anche quello standard ha le medesime dimensioni, e vi dico subito che l'erogazione alla guida non cambia, è sempre un motore prontissimo in uscita di curva, quello che cambia è il rumore di scarico, è molto più silenziosa la nuova, anche con la Krapovic. Poi, proseguendo, perché ho tanto da dirvi di questa nuova KTM, cambia il telaio, è stato accorciato nella zona del cannotto di sterzo di 15 mm, anche il manubrio è arretrato di 15 mm, e il motore è stato ruotato sul perno del forcellone in avanti di 2 gradi, questo per dare più maneggevolezza alla moto. Però attenzione, un altro dei focus della KTM era migliorare la stabilità, perché è una moto molto veloce la 1290, con questa potenza è abbastanza inevitabile. Quindi cosa hanno fatto? Hanno allungato il forcellone in alluminio, vedete? È più lungo, questo dà una trazione ancora migliore in fuoristrada, ma soprattutto dà più stabilità e più precisione nella guida. E poi ci arriverò, la guida è sempre entusiasmante, l'ho già guidata la moto, vedete, è pure bella sporca perché l'ho usata anche sulla sabbia qui di Fuerteventura. Proseguendo, quindi telaio rivisto, più maneggevole ma anche più preciso ad alta velocità, sempre ovviamente telaio in acciaio, traliccio in acciaio, ma tutta la zona posteriore col telaio in alluminio, lo vedete qui,
è stata rifatta, è più lunga di 15 mm, quindi è stato allungato tutto il posteriore della moto per dare più spazio al pilota e al passeggero. E cosa molto utile per i piloti meno alti, è stata abbassata la sella di 11 mm, siamo a circa 84 cm, è regolabile facilmente senza attrezzi a 86 cm ed è più lunga anche questa zona. La porzione del passeggero è stata aumentata perché KTM, ridendo, dice che la moto la comprano i mariti, ma poi alla fine sono sempre le mogli che la scelgono in base alla comodità, e forse hanno ragione. E c'è ovviamente lo spazio dedicato ai maniglioni del passeggero e il portapacchi di serie. Vediamo anche l'altro lato che mi permette di farvi vedere altri aspetti inediti. Partiamo dalle gomme, abbiamo le gomme Mitas Terra Force nuove, ha cambiato fornitore quindi KTM per la sua Super Adventure, e tanti lettori mi hanno scritto chiedendomi proprio un commento. Il commento: oggi ho beccato tanta pioggia, l'asfalto per lo più bagnato e sono andate veramente bene. Io ho chiesto anche il perché di questa scelta agli uomini KTM ed è stata una scelta chiesta, così mi è stato detto, dai collaudatori, perché hanno trovato il migliore equilibrio tra maneggevolezza e agilità proprio in queste Mitas Terra Force, che, attenzione, sono sviluppate in questa mescola, in questa carcassa particolare proprio per la KTM, e lo vedrete scritto sulla spalla della gomma, sulla spalla, con la scritta ADV. Altro dettaglio molto curioso: le pedane del passeggero possono essere tolte, ma senza togliere le agganci delle borse. Questa parte rimane, mentre si toglie la parte bassa, svitando le relative viti, quindi togliete la pedana del passeggero se volete guidare da soli in maniera molto aggressiva. Pedana ovviamente sempre con la gomma che si può togliere per andare in fuoristrada, così il fango non vi fa scivolare. Poi, arrivando al motore, adesso inquadro subito la leva del cambio, perché il motore è stato rivisto a livello proprio, partiamo dal cambio, col nuovo cambio fornito da Pankel, che ha innesti più precisi, la corsa ha meno escursione. Vediamo ancora altri dettagli della moto. Vi ho detto del radar, il motore è nuovo, ciclistica nuova, ergonomia tutta nuova. La moto si guida molto bene in piedi, è appena più stretta tra le gambe, però vi faccio notare che il serbatoio comunque è ancora abbastanza largo, si sente la sua presenza. Adesso accendiamo la moto dai blocchetti totalmente nuovi, blocchetti e chiave keyless. Guardate il nuovo joystick, qui abbiamo il comando del cruise control adattivo col tasto più, e dietro c'è il tasto meno per regolare la velocità. Tasto di destra c'è un comando C1 C2 che permette di entrare rapidamente nei sottomenu. Accendiamo adesso. Ecco la strumentazione, abbiamo un TFT inedito da 7 pollici che si governa in maniera veramente facile grazie a questo joystick, che ci permette di entrare in tutti i sottomenu. Vedete adesso, se schiaccio il tasto, questo tasto, compare la moto col serbatoio verde. Le gomme verdi vuol dire che la pressione è corretta, anche il raffreddamento, vedete il circuito di raffreddamento è verde, vuol dire che il motore è in temperatura. Qui posso entrare nei riding mode, rally, street, sport, rain. Poi posso, uscendo, entrare nelle sospensioni semiattive che funzionano veramente bene e regolare le modalità off-road, advanced, auto, che purtroppo è optional, ma che riconosce lo stile di guida del pilota dall'acceleratore, da come utilizza i freni, e regola in automatico la taratura, il dumping, la risposta idraulica delle sospensioni. Quindi un sistema di altissimo livello di queste sospensioni VP. Adesso esco dalle sospensioni, proseguo questa vista molto veloce. Abbiamo anche il sistema di navigazione turn by turn collegato col cellulare, quindi c'è veramente un equipaggiamento ricco. Adesso vedete invece la strumentazione nel suo complesso, quindi contagiri, è molto ben leggibile. Ora, pressione delle gomme, temperatura dell'olio motore, ma poi potete veramente personalizzare di tutto e di più e passare anche le informazioni della moto. Vedete quante cose ci sono. Adesso vado su info, mi dà il consumo medio, oggi 7,5 litri per 100 km, ma credetemi è stato un buon consumo perché l'ho usata tanto anche in fuoristrada. Cruise control adattivo Bosch, si comanda con questo tasto. Oggi c'era qua anche Davide, ingegnere italiano che lavora in Bosch, che ci ha spiegato come è stato evoluto negli anni e le difficoltà di tararlo per le moto, perché hanno un sistema ovviamente di bilanciamento totalmente diverso rispetto all'automobile, perché nasce l'adaptive cruise control sulle auto, ma è stato portato alla grande anche nel mondo moto da Bosch. Qui vedete un cassetto portaoggetti dove c'è dentro lo smartphone in ricarica e anche la chiave elettronica che può essere impostata con un'attivazione temporizzata di 10 minuti. Questo per evitare che ci freghino la moto quando magari stiamo aprendo il box e lasciamo la chiave vicino alla moto o nella giacca con la moto che può essere accesa. Potete anche disabilitare la funzione keyless con un comando dedicato.
Ed eccoci qua in mezzo alle dune, guardate che posto lunare, però le macchine che passano ci riportano sulla terraferma, siamo a Fuerteventura. Eccoci in sella alla nuova 1290, vedete serbatoio abbastanza stretto tra le gambe, non strettissimo, ve lo dico subito, in questa zona apre abbastanza le ginocchia se siete alti, però in sella si sta bene, manubrio leggermente più vicino al pilota di 1,5 cm, quindi cosa poco avvertibile, però se non siete alti in sella a questa moto starete comunque in maniera molto confortevole. Sella 84 cm, anzi 849 mm, regolabile a 869. Io sono 1,85 m, l'ho messa sulla posizione più alta, però con 84 cm, poco più, anche quelli non altissimi toccheranno bene. E poi la sella è molto stretta tra le gambe. Qui, come vi ho fatto vedere, c'è il telefono con la navigazione solo turn by turn, purtroppo non c'è tutta la navigazione riportata a schermo intero o quasi, c'è soltanto l'indicazione delle curve, funziona molto bene, la connessione è molto precisa col telefono. Adesso nuovi blocchetti, vi faccio vedere l'accensione. Ecco l'LC8 che prende vita, motore già caldo, vedete, temperatura ok, sono in modalità sport, sospensioni su sport, posso regolare il SAG, il negativo del posteriore adesso è standard, ma posso alzare il posteriore anche con le sospensioni semiattive come se avessi la ghiera da regolare. Poi controllo di trazione acceso per andare su strada e ABS ovviamente su road, quindi attivo sia davanti che dietro. Gomme Mitas gonfiate, il 120 anteriore e il 170 posteriore a 2.4 2.9, olio 85 gradi, ho solo 100 km per raccontarvi la moto perché è tutto il giorno che me la godo. Sentite il rumore con la Krapovic, come vedete Euro 5, ma qua di birra ce n'è. Adesso cambio a 6 marce con quick shift, purtroppo ahimè è soltanto optional, e partiamo. Vedete limite dei 70, ho appoggiato un seconda, terza, quarta ed ero già a 100 all'ora. Stiamo attenti anche perché qua c'è tanta sabbia sulla strada e visto che devo andare piano, e tra l'altro è una strada molto noiosa, io sul dritto piano ci andrei sempre perché tanto non c'è niente da fare. Vedete, parabrezza con 2 manopole, ma con una soltanto posso regolare l'escursione di 55 mm. Sospensioni semiattive adesso l'ho messe nella funzione che purtroppo è optional, che si chiama auto. Lei riconosce se freno forte, ad esempio adesso non ho dentro nessuno, vi faccio vedere una frenata con l'impianto di Casa Brembo, l'impianto bergamasco, che potenza ha, sono a 80 all'ora. Guardate una frenata panico. Adesso tra l'altro non l'ho neanche tirata alla morte, però vedete come è molto pronta. Ripartiamo e vedete, prima, seconda, neanche a limitatore, devo subito rallentare. Protezione dall'aria veramente valida nella posizione più alta, ho il frontino da cross e sono altino ma non ricevo assolutamente aria sul casco. Tra l'altro anche nella posizione bassa prendete un po' d'arietta, ma la protezione è comunque valida e non disturba la visuale del pilota. Ci sono dei parabrezza un po' troppo alti che disturbano parecchio. Guardate che bello il gabbiano che se la vola sulla duna, bellissima Fuerteventura. Adesso qualche turista c'è nonostante il Covid, ma poca roba. Riporto su il parabrezza per non avere l'audio rovinato dal vento e proseguiamo. Vibrazioni al motore ci sono, quelle sane, quelle che ti fanno sentire che non stai guidando una moto elettrica ma una moto che brucia benzina. Ne brucia anche una discreta quantità, non tantissima, però in questa prova con tanto fuoristrada ho totalizzato una media di 7,5 litri ciucciati per coprire 100 km. Però sappiamo che l'LC8 è un motore, considerata la potenza, abbastanza parco. I 18 con 1 litro li abbiamo sempre fatti nelle prove con l'Euro 4 e direi che non cambierà niente con l'Euro 5. Cambio migliorato molto preciso, il motore, guardate appena posso, ha una spinta bellissima. So che tanti staranno già pensando, visto che tutte e due hanno un 19 anteriore, sono di impostazione simile a un confronto con la multistrada V4. Ecco, per farlo corretto aspetto di averla sotto le mani insieme alla KTM, però di primo acchito è abbastanza anche intuitivo. Vi anticipo che la V4 ha più a lungo in alto, arriva a 11.000 giri e spinge ancora tanto, ma a livello di potenza percepita 160 cavalli qua o 170 là sono comunque un'enormità. Dove la KTM mi sembra in vantaggio ovviamente è nella risposta ai medi fuori dalle curve, perché è un motore V2 e spinge come un toro. Sotto non ha la regolarità di un V4 o del boxer BMW, però vi faccio vedere apposta adesso, se scendo, come è migliorato. Adesso vado in quarta a un regime da Ape Car. Guardate, sono a 1600 giri, se spalanco
E mi fermo, ragazzi, scusate, era solo per farvelo vedere, torno subito a 90 all'ora, chiedo perdono, volevo farvi vedere però la spinta da 1600 giri senza uno strappo, con qualche bella vibrazione che ti ricorda di essere in sella un bicilindrico, e guardate che schiena ha. Cambio quick shift ottimo, ma anche se lo uso in maniera normale, un cambio morbidissimo, innesti molto precisi, frizione idraulica comoda, precisa nello stacco, con uno sforzo alla leva molto contenuto, e mappe motore veramente tarate bene dalla casa. Adesso sono su sport, vi faccio vedere col nuovo joystick le varie regolazioni, cambio, è abbastanza intuitivo, ci vuole pochissimo per capire come regolare la moto, perché la moto poi compare qua col verde o il giallo a seconda di cosa stiamo combinando. Motorcycle mode, entro in motorcycle in sport, posso passare a rain, off-road, entrambi con 100 cavalli. Se chiudo il gas lo imposto, ma direi che off-road adesso non mi serve. Rally, fantastico, 160 cavalli in fuoristrada. Street, sport, adesso sto su sport perché mi è piaciuto molto oggi. Risposta pronta, esagerata del motore, ma mai violenta. Torno indietro con questo tasto qua e passo alle sospensioni semi-attive. Adesso le ho su sport, ma la cosa veramente gustosa è la funzione auto, che insieme a off-road è optional, ma ve la consiglio, prendetela perché vi cambia la vita. Lei in auto fa tutto da sola, capisce se il pilota sta guidando forte dalla frenata, da come usa il gas, e indurisce le sospensioni, oppure se la risposta delle sospensioni fa capire alla centralina che c'è un fondo sconnesso, apre l'idraulica. Veramente geniale. Qua intanto vedete che mi dice di girare tra 3 km a sinistra, 30 all'ora, il motore gira a circa 4000 giri, quindi regime di tutto relax, buona protezione dall'aria. Ecco, il calore del motore non posso dirvelo oggi perché ci sono 16 gradi qui a Fuerteventura, quindi non avverto assolutamente calore, però la cosa positiva è che non sento neanche nelle soste l'aria uscire verso le gambe, perché esce qua davanti, non so se vedete, qua esce da questa parte e se ne va via, se ne va nell'orizzonte verso l'infinito, ma non sulle mie gambe. Ovviamente il cilindro posteriore va testato e provato d'estate perché è proprio sotto il mio sedere per vedere se scalderà o meno. Adesso faccio una cosa che è un po' stupida, tolgo le mani dal manubrio, però me l'avete chiesto e lo faccio per voi, per capire se a 70-80 all'ora il manubrio sbacchetta. Me l'ha chiesto un lettore nei commenti e lo faccio, guardate, non fatelo mai, però sono a 90, adesso non mi piace molto andare senza mani, lo trovo abbastanza inutile, però vedete non c'è nessuno sbacchettamento, la moto va via dritta come un fuso. Se avete qualche sbacchettamento fate controllare la moto perché non ci deve ovviamente essere. Adesso affrontiamo una strada chiusa al traffico, quindi senza macchine che salgono dall'altra parte, per farvi vedere le prestazioni incredibili della 1290 Adventure S qualora decidiate di usarla in modalità super motard. Frenata Brembo potentissima, vediamo queste gomme Mitas che mi avete chiesto in tanti come vanno, piega, ottima tenuta, l'avantreno si alleggerisce perché fuori dalle curve spinge come un toro, il V2 austriaco, ottimo il cambio elettronico, funziona veramente bene anche su di giri, soprattutto su di giri, agilissima nei cambi di direzione, molto stabile in frenata, anche quando vado a scalare, marcia, ecco, seconda. Il serbatoio è appena largo nella zona delle ginocchia, però questo permette di ancorarvi perché la spinta c'è, quindi si stringono le gambe anche nell'accelerazione. In frenata ci si appoggia alle pance del nuovo serbatoio e quindi si scarica un po' di lavoro dalle braccia. Anche sul veloce vedete che la moto rimane molto precisa e molto stabile. Però non è mica finita qua, andiamo alla ricerca di un bel tratto fuoristrada perché qua sulla costa ho già visto da lontano dei posticini, niente male per vedere come va la S, che vi ricordo non nasce per il fuoristrada, però ci va. Ragazzi, eccoci finalmente alla parte di off-road, perché la Super Adventure S è la versione ovviamente più stradale della gamma Super Adventure, perché immaginiamo che anche una R arriverà in futuro, però la S è quella che vende di più. Perché? Perché è dedicata ai viaggi, alla guida sportiva tipo super motard, ma da vera Super Adventure KTM va anche in fuoristrada. E adesso andiamo a vedere come si comporta. Guardate, siamo a Fuerteventura,
davanti alle spiagge dove fanno kite, che spettacolo, un po' di sassetti in discesa. Ho le sospensioni ovviamente semiattive regolate su off-road, le gomme Mitas oggi sono andate benissimo anche sull'asfalto bagnato, siamo addirittura in tratti anche sabbiosi e la moto ha un'ottima maneggevolezza come la precedente 1290, si guida davvero bene ragazzi. Guardate anche le prove che ho fatto in passato anche in Sicilia con la 1290, è una moto che già prima andava bene anche la S in fuoristrada perché è veramente agile e leggera sull'avantreno e con un motore che ha tantissima coppia anche ai bassi. Adesso sto usando la modalità rally, quindi non sono in modalità off-road a 100 cavalli, ma sto usando i 160 cavalli, però si gestiscono veramente bene perché c'è un'ottima risposta al comando del gas, tanta trazione e poi la ciclistica è veramente sana. Telaio rivisto per essere più maneggevole ma anche preciso, quindi telaio più corto nel suo insieme di 15 mm ma con un forcerone più lungo proprio per dare stabilità. Guardate intanto a rallento che bella che Fuerteventura, stupendo. Adesso faccio questo taglio e cerco di farvi sentire appena posso il motore perché è veramente incredibile. Sentite la risposta appena sfiori il gas, lui parte e è ottima l'ergonomia perché il nuovo serbatoio si sviluppa verso il basso e mi lascia una zona delle ginocchia veramente stretta, tanto stretta, si stringe benissimo e questo si sente nella guida fuoristrada perché la sto guidando, vedete, guardate qua, è strettissima, manubrio arretrato di 15 mm, vi dico la verità, questo lo sento poco la differenza rispetto a prima, qui anche sembra anche argilloso, quindi ci vuole prudenza, però appena il terreno diventa asciutto le gomme stradali da Max Enduro della Mitas vanno veramente bene. Sentite poi 160 cavalli, che bestia che è. Pulitina la telecamera e via. La frenata, non vi ho detto, è importantissimo l'ABS della Bosch in modalità off-road, quindi attivo soltanto sulla ruota davanti, dietro è libera, posso bloccarla se devo fare una curva stretta. Adesso ragazzi direi che per il fuoristrada è tutto. Ci vediamo tra poco per parlarvi ancora della KTM 1290 Super Adventure S. Prima di salutarvi da Fuerteventura vi ricordo di iscrivervi al canale di Moto.it, fondamentale se non l'avete fatto, di commentare qua sotto la prova se l'avete vista, se vi è piaciuta, anche se non vi è piaciuta, ma soprattutto se avete delle domande sulla moto fatemele perché sono qua venuto apposta per voi. E adesso vi dico quali sono i pregi e i difetti riscontrati in queste prime impressioni. Sicuramente tra i pregi l'ergonomia è ancora migliorata, in sella si sta davvero bene anche per lunghi viaggi, ovviamente la sella è sempre una KTM, quindi molto sostenuta per dare precisione di guida anche attraverso il sedere, perché il sedere comunica quello che la moto sta facendo su strada. Il motore bicilindrico V2 da 160 cavalli, fuori dalle curve ha una schiena incredibile, spinge davvero forte ed è sostenuto da una ciclistica molto agile, molto precisa. Le gomme Mitas vanno bene, le ho usate sul bagnato e mi hanno dato un ottimo comportamento, anche in fuoristrada non sono andate male. È una moto un po' più dolce ai bassi, ai medi regimi rispetto a prima, è sempre violenta se aprite tutto in sport o in rally in fuoristrada, ma se dosate il gas in street è una moto perfetta anche per viaggiare, quindi migliorata da tanti punti di vista, compresa l'elettronica. La moto costa appena più di prima, però ha una dotazione davvero di alto livello con le sospensioni elettroniche che vanno benissimo, avete più moto in una da fuoristrada, una supermoto, una moto da turismo. E poi c'è il radar che l'ho provato e funziona molto bene perché tiene in maniera corretta la distanza dal veicolo che precede. Difetti. I difetti ne ho riscontrati due, o meglio uno, che riguarda la dotazione di serie della moto, perché su una moto così accessoriata, così ricca e che poi su strada va così bene, avrei visto davvero come una cosa necessaria di serie. Io le uso tantissimo e parlo delle manopole riscaldate. Non costano tanto, è vero anche questo come accessorio, e ho chiesto anche a KTM il perché di questa assenza e mi è stato risposto in maniera molto semplice che hanno preferito tenere il prezzo sotto i 20.000 euro, anzi sotto i 19, puntando agli accessori di peso come le sospensioni elettroniche semiattive, come il radar per la sicurezza, come la nuova strumentazione TFT ancora più leggibile, mentre altri accessori meno importanti li lasciano a pagamento. E tra questi c'è anche
il quick shift del cambio, che reputo essenziale su una moto così sportiva, però sappiate che dovrete passare dalla lista accessoria di KTM, almeno per le manopole riscaldate e il quick shift. Adesso è davvero tutto da Fuerteventura, commentate qua sotto, grazie per avermi sopportato fino a qua e ci vediamo alla prossima prova. Ciao ragazzi, da me e da questa 1290 Super Adventure S.